Salve a tutti. Oggi parlerò del libro I segreti della mente milionaria di Harv Eker. Se il vostro scopo nella vita è quello di fare soldi, questo è un libro che non può assolutamente mancare al vostro repertorio. Questo libro promette di farvi capire che la mente può diventare aperta nel guadagnare e ricevere soldi e che la differenza tra il ricco e il povero è proprio la concezione che noi abbiamo della ricchezza. I segreti della mente milionaria è un libro scritto in maniera molto semplice e in una maniera molto intuitiva, dove la qualità e la quantità di esempi aiuta a migliorare la comprensione di ogni segreto spiegato. Harv, da ottimo motivatore, spiega che il nostro modo di concepire la ricchezza e i ricchi sarà la nostra chiave per ottenere il successo. Se si hanno preconcetti errati, sarà difficilissimo ottenere risultati ammirevoli. In pratica non si deve odiare i ricchi, se si vuole essere come loro, appunto. Altrimenti daremo un concetto sbagliato alla nostra mente del tipo: quando sarò ricco mi odierò, oppure non posso diventare ricco perché mi odierebbero tutti. Ci sono consigli pratici da seguire ogni giorno e devo dire che sono piccoli accorgimenti che già in pochi mesi potrebbero dare un ottimo risultato. È un libro molto pratico, sia per chi vuole riuscire a risparmiare, sia per chi vuole riuscire a arricchirsi. Ci sono esempi pratici, non è solo un libro teorico che parla in generale di cose che nessuno potrà mettere mai in pratica. Questo è un libro pratico. Uno dei consigli pratici è quello di monitorare il proprio capitale in entrata e in uscita. Posso dire che solo il vedere quanti soldi spesi in un mese per caffè e altre banalità è da rimanere scioccati. Harv dichiara che i ricchi sanno amministrare il proprio capitale, mentre i poveri non sanno amministrarlo. Quindi, già da subito, il mio consiglio è quello di scaricare un'app per smartphone oppure di segnarvi ogni giorno le spese per capire quanto realmente potreste risparmiare ogni mese. Sembra una banalità, fidatevi, ma quando vedete che avete speso 60-80 euro tra caffè e cappuccini, evitando gli aperitivi eccetera eccetera, vi prenderà male. Il libro dà il concetto, che oltretutto approvo appieno, che senza impegno, costanza, preparazione, la ricchezza tenderà a non arrivare in maniera costante e definitiva. Ogni vero ricco, anche se perdesse il suo patrimonio, saprebbe come ripartire immediatamente senza problemi, vista la sua mente milionaria, appunto, la sua preparazione e la dedizione. Mentre ogni altra persona, se mancante di qualcuno di questi punti, potrebbe arrivare forse alla ricchezza per qualche colpo di fortuna, ma raramente riuscirebbe a mantenere il suo status. Conosco una persona che fa trading online da diversi anni. Inizialmente vinceva tantissimo e perdeva ancora di più. Fortunatamente però viveva ed era mantenuto dai propri genitori. Dopo averlo costretto a leggere il libro di Eker, ha fermato la sua attività per circa 6 mesi. Addirittura pensavo che smettesse. Dopo aver ricominciato con il trading, il mese successivo mi ha voluto pagare una cena per ringraziarmi di averlo costretto a leggere quel libro. In pratica si è impegnato e messo a studiare, ha seguito passo passo i consigli del libro, si è migliorato, ha evoluto esponenzialmente le sue conoscenze in materia, ha contattato esperti del settore che gli hanno svelato qualche piccolo trucco in più. Poi, quando si è sentito pronto, ha ricominciato ad investire col trading. Mi spiegava che il trading continua ad avere alti e bassi, ma conoscendo alla perfezione ogni strumento usato, riesce a calcolare le eventuali perdite e migliorarne così tutti i suoi guadagni. Ora, tornando al libro, ci sono anche piccoli segni della legge d'attrazione, dove spiega che se l'impegno è costante e il desiderio è forte, nella casualità le porte della ricchezza si apriranno da sole e si attirerà sempre più fortuna e ricchezza. Uno degli ottimi consigli che ognuno di noi potrebbe e dovrebbe seguire è quello di investire un 10% del proprio stipendio in formazione, studio, cultura, proprio per migliorarsi in maniera costante, e naturalmente dedicare un altro 10% allo svago e divertimento. Harv, ogni fine capitolo, inoltre, fa eseguire un piccolo esercizio mentale, dove lo scopo è quello di dare una piccola abitudine al subconscio per formarsi alla mente milionaria. In pratica ti fa toccare con un dito la fronte e ti fa dichiarare di avere una mente milionaria.
L'autore, oltretutto, consiglia di leggere il suo libro almeno una volta al mese per fermare concetti nella mente, e devo dire che dopo diverse letture qualche concetto descritto sta diventando una piacevole abitudine anche per me. Come mio consiglio personale, posso dirvi che questo libro è un vero stimolo a modificare le proprie abitudini economiche, e anche se non diventerete ricchi, risparmierete costantemente di più. Io non ho intenzione di investire denaro per comprare beni di lusso, ma già il fatto di risparmiare con pochi accorgimenti 100-200 euro al mese, cambiando un'abitudine, il libro si è ripagato da solo in brevissimo tempo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e che vorrete lasciare i vostri like e iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. In descrizione, inoltre, vi lascio qualche link per l'acquisto del libro. A presto e buona mente milionaria a tutti!